Facciamo insieme una crostata rustica, zucchine e melanzane. Questo video è in collaborazione con Pane Angeli, quindi utilizzerò i loro prodotti per prepararla. Gli ingredienti per la base, che non è altro che una frolla un pochettino più morbida, sono 2 uova, 50 g di latte, 200 g di burro, un cucchiaino di sale, 400 g di farina e una bustina di lievito istantaneo per torte salate pizzaiolo. Iniziamo rompendo in una ciotola le uova. 2 uova, poi aggiungo il latte, 50 g di latte, un cucchiaino di sale, lo tengo da parte perché mi servirà anche dopo. Poi metto il lievito pizzaiolo, lievito istantaneo per torte salate, 200 g di burro che ho ammorbidito nel microonde, l'ho messo 30 secondi nel microonde, quindi deve essere bello morbido. E inizio a mescolare con le mani aggiungendo i 400 g di farina un po' alla volta, come quando si fa la frolla. Se però non vi piace utilizzare le mani in questa fase, prendete una forchetta. Finisco di lavorare la frolla sul piano. Se serve aggiungo un pizzico di farina, oltre i 400 che ho dato in ricetta. Quindi adesso la stendiamo direttamente su un foglio di carta forno. Ho preso un foglio di carta forno, farino leggermente il foglio, con un mattarello, quindi stendo la frolla. E direttamente con tutta la carta forno la metto nella teglia quadrata, questa è. Adesso la aggiusto un pochettino. Gli ingredienti per il ripieno. Allora, ci serviranno 120 g di prosciutto crudo tagliato a fette, all'incirca una melanzana e una zucchina tagliate molto sottili. Poi ci serviranno 200 ml di panna fresca, 2 uova e un pizzico di sale. Quindi faccio un primo strato di prosciutto, quindi metto il prosciutto qui sopra la frolla, mettendolo tutta più o meno in fila. Dopo aver fatto uno strato di prosciutto sotto, faccio uno strato di verdure. Qui spazio la fantasia, sistematele sopra come più vi piace. Io utilizzo melanzane e zucchine. Abbiamo ricoperto la crostata con le verdure, adesso in una ciotola rompo le uova, un pizzico di sale. Ok, poi aggiungo 200 ml di panna fresca, quindi la unisco alle uova e sbatto con una forchetta. Anche qui io lascio molto semplice, non aggiungo pepe, non aggiungo niente, perché mi piace che si sentano i sapori delle verdure e del prosciutto. Però se vi piace un pizzichetto di pepe. E adesso con un cucchiaio, utilizzo uno grande per fare prima, però va bene il cucchiaio normale, ricopro tutta la crostata con questo composto. E quindi piano piano ricopro tutto. Deve essere un velo sottile sottile.
Vedete, basta perfettamente per ricoprire questa quantità la dose che vi ho dato. A questo punto inforniamo a forno caldo e facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per 35 minuti. E dopo 35 minuti questo è il risultato. Il composto che ho messo sopra ha, diciamo, dato sapore a tutta la crostata. È un velo talmente sottile che un po' la lucida anche, se fate caso, guardate che bella. E diventa un pochettino dorata. Certo. Allora passiamo alle sostituzioni. Se volete, io ho utilizzato il prosciutto crudo, però potete mettere speck a fette, salame ungherese, prosciutto cotto, insomma quello che più vi piace. Io ho utilizzato le verdure, perché queste sono verdure di stagione, quindi melanzane e zucchine, però sopra potete mettere le verdure che più vi piacciono, quindi potete mettere peperoni tagliati sottili, verdure cotte, cicorietta, spinaci cotti buttati sopra così, carote grattugiate, potete fare un gusto solo melanzane, solo zucchine. Ci avviciniamo tipo al Natale, oppure salmone affumicato, fate base di frolla, poi mettete il salmone affumicato a fette sopra, oppure prosciutto cotto e funghi. Salame ungherese e radicchio, un altro abbinamento buonissimo, vedi? Allora, adesso la tagliamo a quadrati, la servite direttamente sui piatti, questa è perfetta, calda, ma secondo me è pure più buona fredda. La furbizia di questa crostata qua, voi la vedete, è grande, ma fidatevi che ve la mangiate, perché proprio cominci, no, un pezzetto, e poi no, ma è gustoso, no, e ve la mangiate tutta. Ok, però la furbizia è che ne potete fare diverse teglie, ad esempio noi facciamo così, quindi che ne so, già avete il compleanno del bambino, piuttosto che una cena con gli amici, siete diverse persone, ne fate 2 o 3 teglie nei vassoietti usa e getta in alluminio, la cuocete, la mettete nei sacchetti di plastica per alimenti, la congelate, la tirate fuori dai sacchetti di plastica, la mettete in forno direttamente congelata, la riscaldate ed è esattamente come appena fatta. Vedete com'è? Allora sotto è una frolla, diciamo, asciutta. C'è questa parte qua che invece è morbidina, l'impasto della frolla, perché il latte me lo rende un pochettino morbido. Poi c'è il saporito del prosciutto e le verdure sopra che danno quel tocco di freschezza. Sopra c'è ancora anche il saporito perché ci abbiamo messo la panna con le uova. A me piace molto, che vi devo dire. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e possa esservi utile. Se avete domande o suggerimenti, mi raccomando, scrivetele sotto nei commenti. Se la fate, mandatemi le foto su Instagram, su Facebook e ci vediamo al prossimo video e alla prossima ricetta. Ciao! Ciao, grazie.